Immaginate, un proiettile vi ha appena attraversato il cranio. Il sangue caldo inonda il viso, accecandovi. Il lato sinistro del vostro corpo non risponde più, è paralizzato. L'abitacolo del caccia è un caos di vetro e metallo contorto. Sotto di voi, solo l'infinita distesa blu dell'Oceano Pacifico. Per chiunque altro, sarebbe la fine. Un lancio nel vuoto verso una morte quasi certa, o un ultimo, disperato attacco suicida. Ma per il sottufficiale di prima classe Saburo Sakai, la morte non era un'opzione. Non quel giorno. Cieco da un occhio, parzialmente paralizzato e senza la maggior parte degli strumenti, quest'uomo ha pilotato il suo caccia zero danneggiato per quasi 5 ore, coprendo più di 1000 chilometri per tornare a casa. E no, non è la trama di un film d'azione, è l'incredibile, quasi inconcepibile, storia vera di Saburo Sakai e della sua missione impossibile. Una storia sulla forza della volontà umana che sfida ogni logica e ogni limite fisico. Per capire come un uomo possa compiere un'impresa simile, dobbiamo capire chi fosse Saburo Sakai. Se puoi, indossa le cuffie, mettiti comodo e chiudi gli occhi. Stai per ascoltare un viaggio incredibile, tra verità storiche, misteri irrisolti e l'estrema resistenza dell'animo umano. Cominciamo. Nato il 25 o 26 agosto del 1916, le fonti non sono concordi, a Saga, nell'isola di Kyushu, Sakai non era un ragazzo qualunque. Discendeva da un'antica famiglia di samurai, guerrieri il cui codice d'onore, il Bushido, aveva plasmato la cultura giapponese per secoli. Anche se la sua famiglia era caduta in povertà, i principi del samurai, dovere, disciplina e una lealtà assoluta, erano impressi nel suo DNA. Sakai non era un grande studente, ma trovò la sua vocazione nelle forze armate. A 16 anni si arruolò nella Marina Imperiale giapponese, sopportando un addestramento di una brutalità inimmaginabile. Quella disciplina ferrea, però, forgiò in lui una resistenza fuori dal comune. Nel 1937 il suo destino prese il volo. Su 1500 candidati, fu uno dei 70 ammessi alla prestigiosa scuola di pilotaggio della Marina, diplomandosi primo del suo corso, che contava solo 25 piloti. Il suo talento era puro. Pilotava il caccia Mitsubishi A6M, il leggendario Zero, come se fosse un'estensione del suo corpo. Lo Zero era un aereo straordinario, leggero, incredibilmente manovrabile e con un'autonomia pazzesca. Nelle mani di un asso come lui, era un'arma letale. Prima di Pearl Harbor, Sakai aveva già combattuto nei cieli della Cina. Ma fu con l'inizio della guerra nel Pacifico che la sua leggenda prese forma. L'8 dicembre del 1941, poche ore dopo l'attacco alla flotta americana, partecipò all'incursione sulla base di Clark, nelle Filippine, dove ottenne la prima vittoria aerea giapponese contro un pilota americano, abbattendo un Curtiss P-40. Nei mesi successivi, il suo numero di vittorie crebbe. Malesia, Indie Orientali Olandesi, Nuova Guinea. Sakai divenne uno dei più grandi assi della Marina Imperiale. Qui le cifre si fanno interessanti. I registri ufficiali giapponesi gli attribuiscono 28 vittorie, ma la sua autobiografia Samurai e molte fonti occidentali parlano di oltre 60 aerei nemici distrutti. Era famoso non solo per la sua abilità, ma anche per una regola ferrea. Non aveva mai perso un gregario in combattimento. La sua vista era leggendaria, così come la sua capacità di leggere lo scontro. Era, in tutto e per tutto, un samurai moderno al comando di un'arma letale. E fu questo guerriero che il 7 agosto 1942 si trovò a guidare una formazione di caccia verso un'isola che sarebbe diventata un inferno, Guadalcanal. Il 3 agosto del 1942, il gruppo aereo di Sakai, il Tainan Kokutai, si trasferì nella base di Rabaul. Pochi giorni dopo, il 7 agosto, arrivò la notizia. I Marines americani erano sbarcati a Guadalcanal. L'isola era di un'importanza strategica vitale. Bisognava respingerli a ogni costo. Per Sakai e i suoi, la missione era quasi un suicidio. Un volo andata e ritorno da Rabaul a Guadalcanal copriva oltre 1800 chilometri, spingendo anche l'autonomia dello Zero al suo limite massimo.
Avrebbero avuto solo 15-20 minuti di combattimento sopra l'obiettivo. Quella mattina Sakai era elettrizzato. Finalmente avrebbe affrontato i famosi piloti delle portaerei americane. Arrivato su Guadalcanal, trovò un vespaio. Il cielo era un groviglio di aerei. Con la freddezza del veterano si lanciò nella mischia. In poco tempo individuò e abbatté un caccia F-4F Wildcat, pilotato dall'asso James Pug Sutherland. Sakai pensò di averlo ucciso, ma in realtà Sutherland riuscì a lanciarsi e a salvarsi, ma non era finita. Poco dopo, Sakai avvistò 8 aerei in lontananza. Credendoli caccia Wildcat, si preparò per un attacco a sorpresa, la sua specialità. Si avvicinò da dietro e da sotto, nel punto cieco del nemico. Fu allora che commise un errore che gli sarebbe quasi costato la vita. Quelli non erano caccia, erano bombardieri in picchiata SB di Dauntless e, a differenza dei caccia, avevano un mitragliere di coda. Mentre Sakai si preparava a sparare, il mondo esplose. Si trovò di fronte al fuoco concentrato di 16 mitragliatrici. Prima che potesse reagire, una raffica squarciò la fusoliera del suo Zero. Il tettuccio andò in frantumi. Un proiettile calibro 30 trovò il suo bersaglio, colpendolo in piena testa. L'impatto fu devastante. Sakai lo descrisse come se un martello da fabbro gli si fosse schiantato sul cranio. Il dolore fu accecante, istantaneo, buio totale. L'aereo, senza controllo, entrò in una spirale mortale verso l'oceano. Per alcuni istanti, che parvero un'eternità, Sakai fu incosciente. A salvarlo fu l'aria gelida che sferzava l'abitacolo distrutto, riportandolo a una parziale lucidità. Provò ad aprire gli occhi, ma non vedeva nulla. Un fiume di sangue gli sgorgava dalla ferita, accecandolo. Panico, cieco, in un aereo fuori controllo che precipitava verso il mare. Con uno sforzo sovrumano si tolse gli occhiali e si pulì il viso. La vista tornò, ma era un incubo. L'occhio destro era andato. Con il sinistro vedeva a malapena. Poi l'altro orrore. Non sentiva più il lato sinistro del corpo. Braccio e gamba inerti, paralizzati. Era un uomo a pezzi, in un aereo a pezzi. Ma l'istinto del guerriero prese il sopravvento. Con il solo braccio destro riuscì a fatica a riprendere il controllo dello Zero, tirandolo fuori dalla picchiata a poche centinaia di metri dall'acqua. Per un attimo fu al sicuro. Ma la situazione era disperata, gravemente ferito, a quasi 1000 chilometri dalla base. Nella sua mente si affollarono le opzioni, tutte terribili. Lanciarsi? Una condanna a morte lenta. Oppure seguire il codice del Bushido, trovare una nave nemica e schiantarsi contro di essa. Morire per l'imperatore. Ma mentre contemplava questa fine, un pensiero diverso si fece strada. Pensò alla sua famiglia, ai suoi compagni. Tornare indietro sembrava impossibile. Nessuno si sarebbe aspettato che ci provasse. Ma in quel momento, contro ogni logica, contro il suo stesso addestramento, Sakai prese una decisione diversa. Si rifiutò di morire. Avrebbe tentato l'impossibile. Avrebbe volato verso casa. Iniziava così uno dei più incredibili viaggi di sopravvivenza nella storia dell'aviazione. 4 ore e 47 minuti, oltre 1000 chilometri. Per Sakai fu un'agonia senza fine. Il primo nemico era il dolore, una presenza costante, lancinante. Per rimanere cosciente, ricorse a un metodo brutale. Continuava a toccare la ferita aperta, usando ondate di dolore acuto per scacciare il torpore. Il secondo nemico era il suo stesso corpo. La paralisi del lato sinistro lo rendeva quasi impossibile da governare. Usava il solo braccio destro per la cloche e la gamba destra per i pedali, uno sforzo immane. Il sangue continuava a scorrere, sentiva le forze abbandonarlo. Il terzo nemico era l'aereo. Il suo Zero era un rottame. Il tettuccio sparito lo esponeva a già un vento gelido e assordante. Molti strumenti erano in frantumi, niente bussola, niente radio. La sua unica guida era l'istinto, forgiato in migliaia di ore di volo. Navigava usando il sole,
le nuvole e una conoscenza quasi soprannaturale delle correnti del Pacifico. Una scommessa contro probabilità astronomiche. Le ore passavano con una lentezza straziante. Il mondo di Sakai si restrinse a pochi elementi: il rombo del motore, il vento, il dolore e l'interminabile distesa d'acqua. La solitudine era assoluta. Per combattere la disperazione si aggrappò ai ricordi. Pensò alla sua infanzia, a sua madre, ai suoi commilitoni. Quei pensieri divennero il carburante per la sua volontà. A un certo punto si rese conto che i serbatoi dovevano essere quasi vuoti. Aveva volato molto più a lungo del previsto. Ogni minuto in più in aria era un miracolo. Eppure continuava a spingere. Non era più una questione di abilità, ma una pura e semplice battaglia di volontà. L'uomo contro se stesso, contro la macchina, contro l'oceano. Dopo più di 4 ore, quando ogni speranza sembrava persa, attraverso l'occhio sinistro ferito e annebbiato, Sakai vide qualcosa. Una macchia scura all'orizzonte. Un'allucinazione? No, la macchia divenne più grande. Era terra, era Rabaul. Un'ondata di sollievo quasi lo travolse, ma non era ancora finita. Doveva atterrare. E far atterrare un caccia richiede precisione, coordinazione e una vista perfetta. Sakai non aveva nessuna di queste cose. Fece diversi passaggi sopra la base, incapace di distinguere chiaramente la pista. A terra, vedendo lo zero crivellato di colpi che volava in modo così irregolare, capirono che il pilota era in guai seri. Sakai abbassò il carrello, pregando che funzionasse. Con un ultimo titanico sforzo, allineò l'aereo e iniziò la discesa. L'atterraggio fu un miracolo. L'aereo rimbalzò, sbandò, ma rimase integro. Rullò fino a fermarsi. Quando i soccorritori aprirono l'abitacolo, trovarono una scena raccapricciante. Sakai era accasciato sul pannello, quasi irriconoscibile, coperto di sangue. Era ancora cosciente, a malapena. Dopo aver fatto rapporto al suo superiore, collassò. Sopravvisse a un'operazione chirurgica senza anestesia, ma perse per sempre la vista dall'occhio destro. La sua storia divenne leggenda. Ma per Sakai la guerra non era finita. Dopo mesi di convalescenza, contro il parere dei medici, insistette per tornare a volare. Divenne istruttore, ma non gli bastava. Tornò in combattimento e, incredibilmente, riuscì ad abbattere altri aerei nemici. Partecipò anche ad alcune delle ultime missioni della guerra, giorni dopo l'annuncio della resa da parte dell'imperatore. Dopo la guerra, Sakai cambiò profondamente, abbracciò il buddismo e fece voto di non far male ad alcun essere vivente, nemmeno una zanzara. Divenne un messaggero di pace, convinto che Giappone e Stati Uniti dovessero capirsi, tanto da mandare sua figlia a studiare in America. Incontrò molti dei suoi ex avversari, stabilendo rapporti di rispetto e amicizia. La sua autobiografia, intitolata Samurai, diventò un bestseller internazionale, raccontando la sua storia al mondo. Saburo Sakai è morto il 22 settembre del 2000, a 84 anni, dopo essere stato ospite d'onore a una cena in una base navale americana. La sua vita è stata una testimonianza delle contraddizioni umane, un guerriero letale diventato uomo di pace, un eroe nazionale che ha trovato l'umiltà nella sconfitta. Ma più di ogni altra cosa, la storia di quel volo da Guadalcanal rimane una delle dimostrazioni più pure e potenti della volontà umana. Ci ricorda che anche quando il corpo è spezzato e tutto sembra perduto, lo spirito umano possiede una capacità quasi illimitata di resistere e, contro ogni probabilità, di sopravvivere. La storia di Saburo Sakai non è solo un racconto di guerra, è una lezione universale sulla forza di volontà. Conoscete altre storie incredibili di sopravvivenza o di eroismo dimenticato? Scrivetele nei commenti qui sotto, siamo sempre alla ricerca di racconti straordinari. E se questa storia vi ha colpito, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere altre vicende di uomini e donne che hanno sfidato l'impossibile.